Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come appunto potete vedere con ovviamente la Sibilla della Zingara. Di conseguenza quest'oggi appunto utilizzeremo le Sibille gitane. Questo mazzo così appunto particolare, affascinante ed esotico che ovviamente ci servirà per rispondere ad una domanda direi molto semplice, ossia quali belle novità arriveranno appunto in amore, quindi sorprese, novità, inviti, perché no, comunque comunicazioni e eventuali ritorni dal passato. Cerchiamo quindi di capire appunto come procederà il vostro immediato futuro, ovviamente in ambito sentimentale. Questo ovviamente, ragazzi e ragazze, per chiunque di voi appunto sia impegnato in una relazione, ma comunque ovviamente insoddisfatto, oppure anche, anzi direi soprattutto, ecco, questo video è rivolto a chi invece è proprio single, che quindi sta ovviamente cercando appunto qualcos'altro, d'accordo? Qualcosa che in qualche modo possa completare i suoi sogni, desideri e necessità. Quindi cerchiamo di capire appunto se magari anche i vostri sogni d'amore si concretizzeranno appunto in questa estate. Come avrete già notato, appunto, questo sarà un video ovviamente a doppia variante, variante 1 e variante 2, tra le quali ovviamente potrete scegliere. Ovviamente chi mi segue da tempo ormai lo sa che io alterno video a variante unica con video a doppia variante, proprio perché so che alcuni di voi amano la variante unica, altri invece amano la doppia variante. D'accordo? Dunque, entrambe le stese verranno ovviamente svolte attraverso un metodo di stesura appunto libero. Cosa intendo per metodo libero? Non avranno, diciamo, una posizione stabilita, prestabilita in qualche modo di appunto stesura sul tavolo di stesa. Quindi non sarà la classica croce semplice, piuttosto che il metodo a 8 carte, piuttosto che la croce Tau, piuttosto che il metodo della croce celtica. Verranno, diciamo, estratte liberamente 5 sibille, per ovviamente ciascuna variante, che serviranno ovviamente a darci un excursus generale ma dettagliato, perché sapete che le sibille sono comunque molto dettagliate, circa appunto i prossimi giorni, le prossime settimane per quanto riguarda delle eventuali sorprese appunto in amore. Dunque questo è appunto un metodo libero, d'accordo? Dunque, ripeto, appunto un metodo che diciamo permette di leggere appunto le varie carte come fossero proprio gli elementi di una frase da scoprire e ovviamente da leggere appunto di volta in volta, proprio come una sequenza dialogica, come una frase, un periodo, d'accordo? Quindi comunque un metodo che viene spesso utilizzato per letture veloci, brevi, generalmente viene utilizzato appunto con un numero di carte dispari, quindi 3 piuttosto che 5, come faremo appunto noi oggi, piuttosto che 7 e così via. D'accordo? Dunque, direi che possiamo appunto iniziare la prima variante e ovviamente iniziare a mescolare appunto il mazzo delle sibille della zingara o sibille gitane, quindi per il principio di sincronicità, per chiunque abbia scelto la prima variante, cerchiamo di capire appunto con le prossime 5 carte, 5 sibille, quali novità, sorprese ci saranno appunto in amore nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Vediamo un po'.
Perfetto, allora direi che appunto possiamo spostare ovviamente dal centro della stesa il resto del mazzo. Come potete vedere appunto qui abbiamo le 5 sibille appunto estratte. Ovviamente partiamo chiaramente dalla prima sibilla estratta, che ovviamente è fondamentale proprio perché diciamo ci apre la stesa e quindi ci permette comunque di comprendere meglio da cosa ovviamente partiamo. Dunque, prima sibilla, e qui abbiamo la sibilla del bambino. Allora, ragazzi, la carta del bambino è una carta molto bella. Partiamo già con una carta molto positiva, legata al 7 di denari, quindi ovviamente ad un qualcosa di nuovo che ovviamente nascerà a breve nella vostra vita sentimentale. Quindi qui c'è già addirittura in prima carta una nuova conoscenza, un nuovo progetto d'amore, un invito da parte di qualcuno, un feeling particolare, mentale, un'attrazione fisica, che ovviamente è in fase embrionale, quindi è qualcosa che vedete sta nascendo ma deve crescere. Il 7 di denari è una carta che parla di investimento per il futuro. Quindi sicuramente qui c'è la conoscenza di una nuova persona, quindi qui parliamo proprio di qualcuno di completamente nuovo, qualcuno che però vi piacerà sin da subito e a cui ovviamente voi piacerete sin da subito. Quindi una nuova situazione in fase iniziale che però diciamo verrà protetta e comunque anche protratta da parte di entrambi con una certa cura e attenzione, cioè entrambi vi piacerete particolarmente, quindi entrambi cercherete di non sbagliare nulla, soprattutto perché appunto nelle fasi iniziali. Quindi questa è sì una persona nuova, che però mostrerà sin da subito, diciamo, un interesse piuttosto marcato nei vostri confronti. Questa è una persona che però vuole andarci con i piedi di piombo, e anche voi, perché la carta del bambino non parla di chi si lancia immediatamente in una nuova storia o in una nuova frequentazione. Questa è una persona che ovviamente sarà immediatamente colpita da voi, ma ovviamente che vorrà continuare a conoscervi man mano nel tempo con maturità e saggezza. Quindi è una persona che non vuole giocare con voi, è una persona seria, è una persona che diciamo ha molta discrezione e tende a procedere lentamente, ma non perché è una persona appunto superficiale che tende a giocare, che comunque prende tutto sotto gamba, bensì proprio perché è una persona appunto comunque molto attenta, è una persona che persevera nei propri obiettivi, ma è una persona che ovviamente per quanto riguarda i sentimenti non vuole giocare, non vuole illudersi e non vuole illudere. Quindi proprio perché è una situazione, sarà una situazione evidentemente nuova, questa persona ci andrà cauta. D'accordo? Però è una carta molto bella, cioè qui addirittura in prima carta abbiamo la risposta alla domanda: ci sarà la nascita di qualcosa di nuovo? Sì, qui c'è una nuova conoscenza, non è una persona del passato, perché il bambino parla sempre di una situazione appunto nata da poco, quindi una situazione nuova, una sorpresa, qualcosa di inaspettato, che ovviamente sarà per voi molto importante, soprattutto qualcosa che deve evolvere in
futuro, d'accordo? Quindi questa non è una persona, ragazzi, che si lancia a capofitto nelle nuove situazioni, è una persona molto attenta, è una persona molto matura ed è una persona che soprattutto in amore procede in maniera veramente molto cauta, ma vi ripeto, perché è una persona ovviamente molto saggia ed è chiaramente una persona anche molto intelligente. Allora, una curiosità: ogni sibilla è legata ad un periodo ben preciso, ovviamente da un punto di vista temporale. In particolar modo la sibilla del Bambino è legata ai giorni dal 28 di agosto al 2 di settembre. Quindi, ovviamente, questa situazione avrà il proprio apice in particolar modo, ovviamente, nei giorni fine agosto, inizio di settembre, d'accordo? Quindi questa persona potreste anche conoscerla prima, ovviamente, nel mese di luglio, ad esempio, ma la storia, la frequentazione, avere appunto un momento molto importante, decisionale o di tipo progettuale, proprio entro fine agosto, inizio settembre. Ora vediamo appunto la seconda carta e qui abbiamo, ecco, la carta del mercante. Allora, come volevasi dimostrare? Il mercante ovviamente è una sibilla legata al re di denari. Che cosa vi ho detto fino a poco fa? È una persona matura e saggia, ve lo confermo perché è un re, d'accordo? Di nuovo denari, quindi una persona lenta. Attenzione! Il re di denari, soprattutto anche ovviamente in versione mercante, è generalmente una persona o che è stata impegnata per molto tempo, d'accordo? Ed è in via di allontanamento dalla compagna ufficiale, oppure una persona tuttora impegnata. Quindi questo re di denari potrebbe essere sposato o comunque fidanzato. Comunque una persona che ha alle spalle o ancora in essere, ecco perché sottolineo attenzione, una storia ovviamente di un certo peso, d'accordo? Quindi non è una persona che ha delle semplici frequentazioni. Generalmente il re è una persona che ha alle spalle o un matrimonio o comunque diciamo una situazione importante, d'accordo? Allora, la caratteristica del mercante è la furbizia, cioè è una persona che ovviamente ha grande intelligenza, è una persona discreta, è una persona che ci va, vi ripeto, con i piedi di piombo, ma è soprattutto una persona che ovviamente non vuole andare a rimetterci né da un punto di vista sentimentale né ovviamente da nessun altro punto di vista, in caso ovviamente provi un sentimento nuovo per una nuova persona. Ovviamente che cosa voglio dire con questo? Che il mercante, ragazzi, in caso sia una persona impegnata, quindi ad esempio sposata, non vuole ovviamente rischiare, almeno inizialmente, ecco perché la discrezione della carta della Sibilla del Bambino, non vuole andare a rimetterci ovviamente in termini pratici per quanto appunto concerne il proprio ovviamente impegno ufficiale, cioè è una persona che non è ovviamente disposta, almeno all'inizio, appunto in fase embrionale, a ovviamente lasciare tutto, lasciare la compagna ufficiale per ovviamente iniziare ex novo una storia con voi. Cioè questa è una persona che, vi ripeto, vuol prendere tempo, ma perché è una persona re di denari, molto attaccata, molto legata ovviamente al proprio benessere, un benessere anche di tipo materiale, quindi una persona che per esempio non vuole ovviamente rimetterci del denaro, per esempio in fase di separazione o comunque di allontanamento dalla compagna ufficiale, cioè è una persona che non vuole, vi ripeto, dover diciamo
diciamo rinunciare al proprio benessere. Quindi è una persona che, vi ripeto, almeno ad inizio relazione potrebbe, diciamo, come tipico del mercante, non raccontarvi proprio tutto. Ecco, non è una persona bugiarda, però è una persona particolarmente furba che, diciamo, potrebbe indorare un po' la pillola, è la classica persona che potrebbe, per esempio, dirvi di essere in fase di separazione o comunque giurarvi e spergiurarvi di essere, diciamo, ormai lontano dal nucleo familiare rispetto alla compagna ufficiale. In realtà attenzione, perché è una persona che, diciamo, tende un po' troppo a fare il brillante, ad infiocchettare tutto ciò che dice che riguarda la sua vita, ma vi ripeto, proprio perché è una persona molto ambiziosa che vuole raggiungere i suoi obiettivi, i suoi scopi, e ovviamente siete voi, ma ovviamente non andandoci comunque a rimettere qualcosa della propria vita personale. Quindi diciamo che è un uomo molto attratto, sarà un uomo immediatamente molto attratto da voi, perché è un re di denari. Quindi una persona che ovviamente si sentirà immediatamente attratta rispetto a voi. È una persona che, vi ripeto, avrà un forte trasporto fisico nei vostri confronti. È una persona anche che ama ovviamente molto la sessualità, è una persona, diciamo, dal temperamento godereccio, ed è una persona che, pur di ottenere, diciamo, ciò che vuole, non osserva alcun codice etico. Quindi questa appunto potrebbe essere una persona in grado di, diciamo, tenere in piedi un rapporto nascosto o extraconiugale. D'accordo? Comunque è una persona piuttosto furba, vi ripeto, che potrebbe nascondervi inizialmente, vi ripeto, le sue reali intenzioni. È una persona a cui voi piacerete molto, è una persona che si legherà immediatamente grazie ad un profondo feeling erotico che appunto immediatamente vi farà in qualche modo da collante, però vi ripeto, sicuramente è una persona che potrebbe, diciamo, almeno inizialmente nascondere ovviamente qualcosa, d'accordo? Anche magari semplicemente qualche particolare che però, ragazzi, ovviamente potrebbe risultare di una certa importanza proprio per quanto riguarda invece una progettualità futura. Vi ripeto, non è una persona che arriva per unicamente imbrogliarvi, è una persona a cui voi piacerete molto, che ha come obiettivo una relazione con voi, ma è una persona un po' furbetta, capace, assolutamente capacissima di portare avanti due storie, diciamo, in contemporanea, ma perché ovviamente, vi ripeto, questa persona non vuole rimetterci neanche un euro, d'altronde ovviamente la Sibilla del mercante, ragazzi, quindi è sicuramente una persona che obiettivamente ha bisogno comunque, diciamo, di tempo per prendere una reale decisione, una persona che pensa, diciamo, lentamente, d'accordo? Ora ovviamente cerchiamo di vedere cosa abbiamo in terza posizione, quindi nel cuore della stesa. Allora, e qui come potete vedere abbiamo la carta della stanza. Allora, la carta della stanza è una carta che tende molto ad accelerare i tempi, quindi appunto, come vi dicevo poco fa, voi potreste, diciamo, conoscere anche prima ovviamente di fine agosto questa persona, perché ovviamente la carta della stanza, ragazzi, è una delle carte che ovviamente è assolutamente inerente rispetto appunto a delle comunicazioni. Quindi con questo che cosa ovviamente voglio dire? Che questa persona, vi ripeto, potrebbe proprio entrare a far parte della vostra vita entro, vi ripeto, i prossimi giorni, le prossime settimane, e potrebbe essere una persona che potrebbe cercarvi per esempio attraverso i social, perché la carta della stanza appunto parla di comunicazioni, quindi questa è una persona che ovviamente, diciamo, vorrà proprio subito, immediatamente
ovviamente iniziare uno scambio comunicativo e dialogico con voi, quindi una persona che potrebbe portarvi notizie inaspettate, anche novità appunto insperate, che ovviamente rappresenteranno un momento di grande felicità per voi, perché le notizie ovviamente portate dalla carta della stanza hanno sempre un carattere molto positivo, ma anche pratico e materiale. Ossia, solitamente appunto la carta della stanza, diciamo, parla sempre di desiderio fisico e appunto di un invito rivolto ovviamente, diciamo, al consumare, ecco, dei momenti eroticamente molto piacevoli con un'altra persona. Quindi è una carta che parla di cambiamento, è un cambiamento molto importante, a seguito ovviamente di queste notizie che ovviamente vi arriveranno. Quindi vi ripeto, parla sicuramente di una comunicazione o più di una comunicazione, ovviamente volte ad un incontro in un ambiente intimo, quindi vedete che la stanza è vuota, non è affollata, quindi in un luogo riservato e intimo, lontano da occhi indiscreti, quindi si può parlare anche di incontri appunto segreti extraconiugali e ovviamente però di momenti, ecco, eroticamente e sessualmente molto, direi, importanti, che faranno ovviamente piacere e godere entrambi, d'accordo? Quindi una carta molto bella che parla appunto, diciamo, di un incontro molto passionale tra due persone che proveranno un forte feeling, ovviamente l'uno nei confronti dell'altra. Vi ripeto, sicuramente una carta molto bella che parla proprio di notizie inaspettate, insperate. Questa potrebbe essere una persona che, vi ripeto, vi contatta sui social, oppure una persona che conoscerete entro le prossime settimane, che ovviamente vi chiederà immediatamente il numero di telefono e ovviamente vorrà iniziare appunto uno scambio dialogico con voi, d'accordo? Ecco, in caso voi abbiate già in essere una storia, diciamo, segreta con una persona impegnata, ecco che ovviamente questo mercante è questa persona impegnata e chiaramente la carta della stanza parla appunto di una comunicazione che vi arriverà proprio da parte di questa persona per potervi appunto vedere, trascorrere, vi ripeto, dei momenti eroticamente molto importanti e piacevoli insieme, d'accordo? Ecco, solo però in caso voi appunto siate impegnate appunto già consapevolmente appunto in una storia extraconiugale. In caso ovviamente voi non siate impegnate in nessuna storia, ecco che appunto questo mercante è una persona completamente nuova che appunto entrerà ovviamente a far parte della vostra vita in maniera veramente sorprendente, una situazione che ovviamente vi farà molto piacere, che inizierà immediatamente, vi ripeto, con questo scambio dialogico, però volto, attenzione, sempre all'incontro, perché la stanza parla sempre di comunicazione a carattere pratico e ovviamente organizzativo, quindi saranno volte alla pianificazione di un incontro che dovrà ovviamente andare in qualche modo a soddisfare voi, ma anche e soprattutto questo bel mercante così passionale e focoso. Dunque, ora ci occupiamo della quarta carta e qui abbiamo la carta della prigione. Allora ragazzi, la carta della prigione parla di qualche difficoltà, ovviamente temporanea, perché appunto è la carta della prigione, quindi non parla di sicuramente ostacoli ab eterno, parla appunto di, diciamo, qualche piccola difficoltà per quanto concerne appunto questo vedervi, proprio perché ovviamente questa carta è successiva alla carta della stanza, quindi alla carta della pianificazione. Cioè, che cosa vuol dire? Che obiettivamente, probabilmente, dovrete andare in qualche modo a
diciamo, organizzare magari più e più volte un incontro e vederlo sfumare, proprio perché questa potrebbe, vi ripeto, essere una persona già impegnata e di conseguenza far particolare fatica, diciamo, ecco, nel ritagliarsi del tempo. Quindi vi ripeto, la carta della prigione parla di, diciamo, difficoltà, ecco, temporanee però, cioè vi ripeto, nulla di non ovviamente superabile, quindi situazioni, diciamo, che potrebbero ostacolare i primi incontri e comunque portarvi a dover organizzare, rimandare appunto un incontro magari più volte, d'accordo? Cioè questo incontro ci sarà, ragazzi, perché la carta della stanza ha un valore molto positivo che ovviamente funge anche da amuleto, quindi diciamo rende comunque positive alcune carte a fianco in caso siano particolarmente, diciamo, negative, cioè va a lenire la negatività di alcune sibille, ovviamente come in questo caso ad esempio la prigione. Quindi vi ripeto, sicuramente ci saranno dei piccoli ostacoli, ma che non rappresentano dei blocchi, vi ripeto, perpetui, bensì appunto dei piccoli momenti, diciamo, di ostacolo, però vedete, non dovuti alla volontà di lui, perché la prigione non parla di, diciamo, un ripensamento da parte sua. La prigione parla di difficoltà inerenti appunto a situazioni esterne alla vita quotidiana di questo individuo, d'accordo? Per cui lui, vedete, si dovrà fermare a riflettere per cercare di trovare la giusta via d'uscita. Cioè questa persona, diciamo, nel momento in cui per esempio andrà ad organizzare un incontro con voi, potrebbe, diciamo, dover fronteggiare una serie di richieste altre, per esempio in caso sia una persona impegnata da parte della compagna ufficiale, oppure anche problematiche professionali che in qualche modo, diciamo, potrebbero creare dei piccoli ostacoli, d'accordo? Questo sicuramente, ovviamente, diciamo che metterà questa persona un po' di malumore, perché comunque ovviamente la carta della prigione parla sicuramente di alcune difficoltà, ma vi ripeto, questa persona, sedendosi ovviamente a riflettere, a pensare, riuscirà ovviamente a gestire al meglio la situazione. D'accordo? Proprio perché, vi ripeto, è una persona che al di là magari di qualche pensiero negativo iniziale, quindi un momento, diciamo, di preoccupazione, tormento, perché questa è una persona che ha proprio voglia di vedervi, ecco che obiettivamente poi riuscirà a trovare la strada giusta, d'accordo? Quindi comunque c'è ovviamente qualche piccola difficoltà che potrebbe, vi ripeto, portare eventualmente al dover rimandare qualche incontro, d'accordo? O qualche comunicazione magari un po' ostacolata, però vi ripeto, questa è sicuramente una persona che non si rassegnerà facilmente, anzi una persona che cercherà il modo giusto per poter uscire, diciamo, da determinate situazioni un po' troppo vincolanti, d'accordo? Ovviamente però, ragazzi, vi ripeto, è importante che voi capiate che questa carta parla di situazioni forzate che il soggetto subisce, quindi non che il soggetto vuole, cioè di impedimenti, di coercizione, di subordinazione soffocante che va in qualche modo a limitare, minacciare la propria libertà, d'accordo? Ma non fa parte della volontà dell'individuo, cioè questa è una persona che vi desidera troppo, d'accordo? Vi dicevo che il mercante ha un temperamento molto godereccio, d'accordo? Però vi ripeto, è sicuramente una persona che potrebbe, ecco, andare incontro a qualche difficoltà che metteranno questa persona un po' di malumore, ma perché questa persona vi vuole terribilmente, d'accordo? Vediamo ora in ultima posizione che cosa abbiamo, e qui abbiamo la carta ovviamente del sacerdote. Allora, sicuramente la carta del sacerdote è una carta molto importante perché rappresenta un'energia maschile che potrebbe, diciamo, aiutare proprio questo mercante, diciamo, nel in qualche modo superare queste difficoltà. Ora, questo
ovviamente sacerdote, carta Sibilla legata al re di spade, d'accordo? Rappresenta appunto un individuo altrettanto maturo, ovviamente quindi grosso modo coetaneo rispetto a questo re di denari, quindi una persona comunque molto saggia, una persona comunque molto intelligente, perché parliamo di spade. Ma ovviamente, vi ripeto, è un personaggio che in maniera molto combattiva, in maniera molto anche rigorosa e risoluta, avrà un atteggiamento appunto molto concreto che andrà proprio concretamente appunto ad aiutare questo mercante. Ora, potrebbe essere un amico, potrebbe essere un collega, potrebbe essere un fratello, potrebbe essere, vi ripeto, un parente, un cugino, qualcuno che comunque, diciamo, ha un certo peso nella sua vita, quindi una persona i cui consigli hanno un ruolo nella vita di questo mercante, quindi questo mercante ascolta i consigli ovviamente di questo sacerdote, una persona, vi ripeto, anche molto rigida e anche a volte molto severa, ma che in qualche modo, diciamo, aiuterà appunto questo mercante a venire fuori magari da alcuni momenti di ostacolo dati appunto dalla Sibilla della prigione e da alcuni momenti di dubbio, d'accordo? Perché è una persona molto intelligente, molto attenta ed è una persona che sa dare il consiglio giusto al momento giusto. Attenzione, potrebbe essere anche, diciamo, un consiglio molto duro, anche qualcosa di particolarmente difficile magari da sentirsi dire, però obiettivamente questa è una persona che difficilmente sbaglia, perché vi ripeto, il sacerdote è una persona molto intelligente, quindi potrebbe far vedere, diciamo, a questo mercante la situazione da un nuovo punto di vista, d'accordo? Quindi riuscendo anche a mettere questo mercante di fronte a delle sue responsabilità. D'accordo? Potrebbe anche fargli notare alcuni aspetti spigolosi del suo carattere, spronarlo all'azione. Comunque una persona che potrebbe reggergli il gioco, vi ripeto, una persona amica, una persona molto rigida, una persona molto severa, che però obiettivamente è dalla sua parte. Una persona che obiettivamente, vi ripeto, anche magari con parole un po' dure, ecco, potrebbe proprio far vedere a questo mercante delle nuove soluzioni a cui magari non aveva pensato, d'accordo? Proprio perché è una persona molto intelligente, d'accordo? Ecco, è una persona temibile perché comunque è una persona che, diciamo, venendo a conoscenza magari di determinati segreti, potrebbe, ecco, un giorno diventare un acerrimo nemico, comunque un testimone scomodo, d'accordo? È chiaro che però, ovviamente, almeno in questa stesa e ovviamente per il prossimo futuro, questo sacerdote rappresenta un po' una sorta di Deus ex machina che in qualche modo interviene per gestire la situazione al meglio, cioè riporta la situazione, diciamo, ad un certo e chiaro equilibrio, quindi ovviamente aiutando questa persona anche sicuramente nel rapporto con voi, d'accordo? Quindi una persona che gli darà i giusti consigli e che, vi ripeto, gli farà vedere la situazione sotto altri punti di vista, d'accordo? Quindi anche dandogli le soluzioni giuste nel momento giusto. Quindi una personalità veramente utile, quanto mai utile e ovviamente quanto mai impeccabile. D'accordo? Potrebbe sembrare una persona magari molto fredda, questo re di spade. In realtà, vi ripeto, è una persona comunque molto intelligente, molto attenta, che ovviamente sa analizzare molto bene una determinata situazione, trovando ovviamente le giuste soluzioni. Quindi, ripeto ragazzi, ovviamente per chiunque di voi ovviamente abbia scelto questa prima variante, sì, ci saranno delle meravigliose notizie, ovviamente portate da questo re di
denari questo mercante. Vi ripeto, potrebbe essere, attenzione, una persona impegnata, una persona immediatamente molto attratta da voi, una persona che vorrà vedervi perché ha voglia di voi, una persona che vi contatterà, diciamo, immediatamente, una persona che ci vuole andare piano, vuole costruire nel futuro ma non ci vuole rimettere, ovviamente, potrebbe incontrare delle difficoltà, però poi, diciamo, ricevere l'aiuto di questo sacerdote, che potrebbe rappresentare, vi ripeto, un familiare, un amico, un collega o anche, perché no, un professionista, in caso sia appunto una persona sposata, per esempio il classico avvocato divorzista, presso il quale ovviamente ricevere delle ottime informazioni per gestire ovviamente la situazione. D'accordo? Quindi sì, ci saranno ovviamente delle novità, un nuovo inizio con una persona ovviamente completamente nuova, impegnata. In caso voi abbiate una storia già da tempo con una persona impegnata, ecco che questo mercante è questa persona che vi cercherà a breve, vorrà vedervi ovviamente a breve, ha una progettualità importante nei vostri confronti, ovviamente una persona che potrebbe incontrare delle difficoltà ovviamente nel vedervi. D'accordo? Però sicuramente tutto assolutamente risolvibile. Dunque, ovviamente, come sempre, voi sapete che poi io tendo chiaramente a rifare le stese, dunque andremo ancora ovviamente a tenere d'occhio la situazione entro un certo lasso di tempo. Per il momento, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, mettetevi sempre come priorità e ovviamente, come sempre, buon percorso karmico e ovviamente a presto. Rieccoci dunque con la seconda variante, dunque per chiunque di voi appunto abbia scelto la seconda variante, iniziamo appunto a mescolare il mazzo della Sibilla della Zingara o appunto Sibille gitane per appunto cercare di capire quali novità arriveranno a voi in ambito ovviamente sentimentale, un ritorno, una nuova conoscenza. Vediamo appunto un po' questa estate che cosa vi riserva in amore entro le prossime settimane, i prossimi giorni, quindi comunque in tempistiche diciamo piuttosto brevi. Vediamo un po'. Perfetto, dunque allontaniamo momentaneamente come sempre il resto del mazzo. Qui appunto, come potete vedere, abbiamo le 5 carte di cui vi parlavo appunto a inizio stesa, ovviamente appunto scelte secondo un metodo di stesa quest'oggi appunto assolutamente libero. Un metodo di 5 carte, quindi 5 sibille, che ci permetteranno però di analizzare la situazione in maniera ovviamente molto dettagliata. Dunque, iniziamo appunto dalla prima carta estratta e di conseguenza vediamo appunto il vostro cammino sentimentale nei prossimi giorni e ovviamente nelle prossime settimane. E qui abbiamo già una carta molto bella, vedete? La carta della riunione. Allora, questa è già una carta che parla immediatamente di passato. Allora, la variante precedente prevedeva ovviamente invece nuove conoscenze, in questo caso invece abbiamo la riunione, quindi ovviamente qui abbiamo un ritorno. Ora, sicuramente una persona che vi piaceva, ragazzi, cioè non una persona, diciamo, ecco, con la quale ci possa essere stata una rottura terrificante, cioè chiaramente una persona che vi ha lasciato un ottimo ricordo e voi ovviamente avete lasciato un ottimo ricordo in questa persona, al punto che, ecco, questa persona deciderà appunto di ritornare ovviamente da voi.
Ecco, in questo caso la carta della riunione è una carta molto bella perché ovviamente parla di un ritrovarsi molto bello, molto positivo, proprio sulla scorta ovviamente di un bel sentimento. Ecco, questa carta, ragazzi, parla di una riconciliazione, quindi di una, vedete, riappacificazione, del ritrovarsi dopo un litigio, un distacco, un allontanamento. Come potete notare, in questo caso il soggetto maschile della carta sembra infatti quasi voler implorare grazia alla donna, quindi vuole farsi perdonare. Quindi questa è proprio la carta del ritorno. Ed è una carta che parla di un rinnovamento importante di una relazione che o ovviamente era entrata in crisi o comunque di una persona che magari non si era più fatta sentire ovviamente da un certo periodo di tempo. Le divergenze, cioè tutto ciò che vi ha disunito, ovviamente verrà superato. È una carta che parla di coraggio, quindi del coraggio di rimettersi in gioco, ovviamente grazie anche ad un atteggiamento molto saggio e maturo, anche ovviamente nel chiedere scusa e quindi nel, diciamo, voler modificare un po' il proprio comportamento, il comportamento sbagliato del passato. Quindi sicuramente questa è una persona che tornerà da voi con tanta diplomazia, quindi anche con capacità di mediare, una persona che deve farsi perdonare, farà di tutto ovviamente, mostrando un lato decisamente migliore di sé. Quindi una persona che comunque cercherà di superare ovviamente tutte le difficoltà che sino ad ora hanno caratterizzato il vostro rapporto. Quindi difficoltà magari anche importanti, ma ovviamente con questa Sibilla qui c'è un rapporto che riparte e riparte anche con grande passione, determinazione, ardore. Ecco, questa è una carta che è legata, ovviamente come tutte le Sibille, ad un arcano minore, l'otto di bastoni, che ovviamente è inerente alle comunicazioni, anche veloci nel tempo. E ovviamente comunicazioni a sfondo, vi ripeto, sentimentale, amoroso, ma anche erotico, perché questa è una persona che torna da voi anche perché ovviamente vi desidera. È una persona che però vuole discutere con voi in maniera molto serena e vuole darvi quelle attenzioni che ovviamente vi aveva negato. Questa carta è legata ovviamente, come tutte le Sibille, ad un periodo ben preciso. Ovviamente in questo caso è legata ai giorni dal 2 al 7 di agosto. Cosa vuol dire questo? Che questa persona potrebbe tornare anche prima, ragazzi, rispetto a questi giorni, d'accordo? Rispetto al 2, al 3, al 4, eccetera, di agosto. Però questa settimana, quindi questi giorni dal 2 al 7 di agosto, diciamo che saranno caratterizzati da un'energia molto più forte, ovviamente rispetto al resto dell'anno, d'accordo? Quindi sicuramente in questi giorni, dal 2 al 7 di agosto, ci sarà evidentemente il clou, il momento apice più bello e importante in riferimento a questo ritorno. Quindi questa è una carta che parla di ritorno, d'accordo? Quindi chi ha scelto questa variante ovviamente si ritroverà dietro la porta un compagno del passato. Ora, le modalità ovviamente di ricontatto sono tante, sono molteplici, quindi attraverso i social piuttosto che vis-à-vis. Qui comunque c'è una persona che vi ricontatta perché ha voglia di rivedervi. D'accordo? Vediamo ora in seconda posizione che cosa abbiamo. Allora, e qui abbiamo la carta della morte. Allora, ragazzi, questa persona ovviamente ritornerà da voi, chiaramente perché vuole, come vi ho detto in questo caso, con la carta della riunione, cambiare completamente, diciamo, il proprio approccio nei confronti del vostro rapporto. Quindi questa è una persona
che obiettivamente ha voglia di in qualche modo farsi perdonare qualcosa e quindi sa che deve obbligatoriamente la morte cambiare tabula rasa completamente alcune sue abitudini e comportamenti, perché ovviamente sa che altrimenti voi potreste rimandare al mittente qualsiasi tipo di tentativo. Quindi questa è una persona che ha intenzione proprio di portare la sua vita, in questo caso ovviamente sentimentale, ad un grande cambiamento radicale, ragazzi, perché la morte parla sempre di un cambiamento radicale molto importante, d'accordo? Ecco, un cambiamento anche, diciamo, una trasformazione anche dolorosa, indispensabile, quasi obbligata. Quindi diciamo un momento comunque duro e doloroso che però deve per forza avvenire a prescindere dai comportamenti passati del consultante. Cioè questa persona, al di là del rapporto con voi, deve obbligatoriamente abbandonare certi modi di in qualche modo approcciare all'amore, certi comportamenti, certe idee in riferimento appunto al rapporto a due, all'amore, al rispetto, alla fedeltà. Cioè questa persona deve cambiare alcuni atteggiamenti e li deve eliminare. Cioè la morte non parla di scendere a compromessi, parla di comportamenti che questa persona andrà completamente ad eliminare, d'accordo? Quindi la morte è una carta molto severa che parla di un vero e proprio cambiamento e non si potrà più tornare indietro dopo questo cambiamento, cioè questa persona andrà completamente a presentarsi dinanzi a voi in modo veramente cambiato, ma in modo anche sincero, perché evidentemente questa persona ha avuto paura di perdervi, perché la morte parla anche proprio della paura di perdere il contatto con qualcosa di molto veramente importante. Quindi voi vi troverete di fronte ad una persona veramente molto diversa rispetto al passato, cioè non vi sareste mai aspettate un comportamento del genere, d'accordo? Quindi comportamenti veramente molto drastici che questa persona metterà in atto anche nella sua vita, cioè potrebbe essere ad esempio il caso di chi da impegnato si presenterà a voi completamente single, perché magari diciamo ha affrontato un doloroso, duro divorzio e separazione dalla compagna ufficiale, d'accordo? Quindi sarà, perché la morte parla sempre di avvenimenti un po' scioccanti, quindi potrebbe essere proprio un, diciamo, un ritorno un po' scioccante per voi, perché potreste ritrovarvi, vi ripeto, una persona molto cambiata, ma proprio perché questa persona ha sentito proprio la necessità, vi ripeto, a prescindere da voi, di cambiare, perché dei comportamenti dovevano proprio fisiologicamente, per karma, per percorso karmico, essere completamente eliminati. Anche, vi ripeto, ad esempio, una relazione magari ufficiale veramente soffocante e ingombrante, d'accordo? La morte può infatti parlare di una posizione, di una presa di posizione definitiva, ovviamente appunto circa una definitiva separazione per vivere una nuova relazione, ad esempio altrove. Quindi la morte parla di veramente cambiamenti repentini, improvvisi, scioccanti, che sicuramente però vi faranno capire che obiettivamente questa persona è pronta, ma finalmente pronta, ovviamente ad una nuova vita, ad una nuova esistenza. D'accordo? Molto probabilmente ve ne parlerà, perché la carta della riunione legata all'otto di bastoni parla appunto di comunicazioni, quindi questa persona potrebbe proprio parlarvi anche di alcuni cambiamenti importanti che ha apportato alla sua vita personale, interiore. D'accordo? Ora, terza posizione, vediamo un po', e qui abbiamo la carta del soldato. Allora, la carta del soldato va un po' a complicare la situazione. Perché? Perché la carta del soldato rappresenta proprio un rivale in amore, cioè una persona che evidentemente, diciamo, in qualche modo lascerà molto sedurre da voi, dalla vostra persona, e di conseguenza questa persona ovviamente farà di tutto per potervi conquistare. Quindi la carta del, ovviamente, soldato, del militare, ci parla di qualcuno veramente pronto a combattere, appunto a lottare, ovviamente in maniera anche
caparbia e ostinata per voi. È una persona molto decisa, una persona sicura di sé, una persona che ovviamente si lascia sempre portare, no? Quindi guidare dal fervore, dal desiderio, da questo impeto anche passionale. Ed ecco che è una persona che comunque non ha capacità di mediazione, quindi è una persona che arriverà ovviamente da voi e nella vostra vita proprio per cercare di prendere il posto accanto a voi. Quindi sicuramente questa persona ovviamente cercherà in qualche modo di allontanare i vostri pensieri ovviamente da questo ritorno. Ora, in caso voi siate impegnate, questo militare può rappresentare proprio il vostro compagno ufficiale che potrebbe notare qualcosa e quindi ingelosirsi, oppure potrebbe essere una terza persona. In caso voi siate single, ecco che qui arriveranno ben due persone, quindi un ritorno dal passato e una nuova persona assolutamente interessata a voi, che però obiettivamente diciamo farà di tutto pur di allontanare diciamo questa persona di ritorno ovviamente dal vostro passato. Cioè questa è una persona molto orgogliosa, è il militare, qualcuno che se ha un obiettivo fa di tutto per poterlo portare avanti, una persona che non ama le sconfitte, quindi una persona che veramente fa di tutto, ed è una persona che diciamo può diventare anche un po' aggressiva, se così vogliamo, un po' prepotente proprio nel diciamo manifestare ecco il suo interesse nei vostri confronti, quindi potrebbe manifestare proprio a chiare lettere il fastidio per questo ritorno, d'accordo? Quindi sicuramente questo ritorno, questa persona che vi torna dal passato ovviamente non avrà vita facile, perché qui c'è proprio un rivale, d'accordo? Quindi una persona che obiettivamente vedete potrebbe proprio andare ad interrompere questo diciamo cambiamento importante in questa persona del vostro passato per potersi riavvicinare a voi e riprendere il suo posto al vostro fianco. Qui c'è sicuramente un elemento di contrasto in carne e ossa, quindi un rivale, una persona gelosa, un'energia maschile ovviamente particolarmente combattiva che farà di tutto pur di ovviamente portarvi dalla sua parte. Vediamo ora in quarta posizione che sibilla abbiamo, e qui abbiamo la sibilla del messaggero. Allora ragazzi, la carta del messaggero, la sibilla del messaggero è una carta di notizie, quindi ovviamente parla di conversazioni che ovviamente proseguiranno tra voi e questa persona, ma a questo punto anche tra voi e questo militare. Ovviamente una conversazione, quindi notizie che ovviamente tra l'altro con la carta del messaggero rappresentano notizie anche già in viaggio, cioè ovviamente qualcuno sta già pensando di riscrivervi, notizie che arriveranno molto presto e che ovviamente rappresenteranno qualcosa di felice, di importante per voi, quindi comunque diciamo delle risposte che voi stavate aspettando. Quindi non è una carta di notizie come ad esempio la carta della stanza, che è appunto uscita nella variante precedente, che parla di notizie inaspettate. In questo caso la carta del messaggero parla invece di risposte che evidentemente voi stavate aspettando da tempo. Quindi evidentemente voi stavate o starete ovviamente in futuro aspettando delle notizie o da questo ritorno. Evidentemente è una persona che vi continua a piacere, quindi in qualche modo ci state ancora sperando, oppure state e starete eventualmente aspettando anche una mossa da parte di questo militare, ovviamente avendo notato che siete un po' entrate nelle sue grazie, d'accordo? Cioè effettivamente voi avrete il sentore che entrambi o uno dei due comunque sia interessato a scrivervi, e dunque questa diciamo notizia o anche vi ripeto questo dono, questo regalo non vi stupirà più di tanto, ma ovviamente vi renderà assolutamente felici, d'accordo? Proprio perché avete notato un interesse da parte di questo militare o comunque state aspettando il ritorno di questa persona. Quindi comunque sia,
tutti i vostri, diciamo, sogni e desideri in riferimento in particolar modo al ritorno di una persona si concretizzeranno, perché qui c'è proprio in apertura distesa il ritorno di una persona del passato, una persona che tornerà, che vuole cambiare per voi e che cambierà, però ahimè qui c'è un'altra persona che ovviamente sarà interessata assolutamente a voi, d'accordo? Ecco, la cosa, questo triangolo evidentemente non vi stupirà. Quindi molto probabilmente, perché avrete già notato evidentemente nel corso dei prossimi giorni, delle prossime settimane, un interesse nascente da parte di questo militare e comunque anche magari un piccolo tentativo di ritorno da parte di questa persona del passato, d'accordo? Quindi voi avrete le vostre soddisfazioni, anche proprio in riferimento a questa persona del passato che vedete tornerà chiedendovi anche scusa, d'accordo? Ora, ultima posizione, vediamo un po' che cosa abbiamo. Che bella carta. Allora, qui abbiamo la carta, vedete, di questo bel cucciolotto. Allora, qui abbiamo appunto la carta della fedeltà. Parlando di cani, ragazzi, non si può parlare d'altro che dei nostri amici. Forse veri amici, più grandi amici. I cani, appunto, i nostri cuccioli. Allora, dunque, ragazzi, questa carta parla di fedeltà. La fedeltà ovviamente su cosa? In riferimento a cosa? Al vostro sentimento, a quello che questa persona in particolar modo che ritornerà da voi ha sempre evidentemente provato per voi, vi ribadirà la fedeltà ovviamente a voi, ai sentimenti che questa persona ha sempre realmente provato per voi. Ecco che ovviamente la fedeltà però, ahimè, parla di scelta, cioè voi sarete chiamate ovviamente a dover appunto scegliere ovviamente tra una e l'altra persona, perché tra l'altro, ragazzi, ovviamente la carta della fedeltà, la sibilla della fedeltà, è legata ad una carta di coppe molto tenera, appunto il 9 di coppe, che ovviamente ci parla di appunto una scelta tra molteplici possibilità. È chiaro, ragazzi, che quindi voi vi troverete di fronte ad un bivio. Non sarà facile per voi ovviamente decidere quale tra queste persone possa obiettivamente rappresentare la persona giusta, proprio perché ovviamente, evidentemente, vi piaceranno entrambe. Entrambe queste persone cercheranno ovviamente di conquistarvi, l'una con maggior dolcezza, l'altra con più impeto, però è ovvio che sicuramente vi troverete di fronte alla necessità, se non altro, di seguire un'unica strada. Ecco, la fedeltà vi verrà richiesta, d'accordo? Anche evidentemente a questo punto per, diciamo, tacitare eventuali, diciamo, comportamenti particolarmente, vi ripeto, magari un po' prepotenti da parte di questo militare che obiettivamente potrebbe, diciamo, anche pretendere qualcosa in più da parte vostra. Di conseguenza è ovvio che, mettendo in chiaro sin da subito le cose, nel caso in cui ovviamente voi scegliate appunto la persona che vi ritorna dal passato, ovviamente mettendo da parte in maniera molto chiara e sincera questa persona, quindi parlando chiaro, d'accordo? Quindi non lasciando troppe porte aperte, anche perché obiettivamente, vi ripeto, qui potrebbero poi crearsi delle situazioni di imbarazzo e spiacevoli. Quindi ovviamente, vi ripeto, spetterà a voi poi seguire la strada della fedeltà e ovviamente di conseguenza dedicarvi in maniera, diciamo, esclusiva ad una persona rispetto ovviamente ad un'altra. Voi sarete ovviamente fedeli in particolar modo al vostro credere nell'amore, d'accordo? E soprattutto anche nella trasparenza. Quindi sarete assolutamente sicure delle vostre scelte e delle vostre decisioni e ovviamente sarete molto sicure circa quale tra queste due persone possa fare ovviamente al caso vostro. Quindi sicuramente
Questa Sibilla, ragazzi, parla di armonia, di serenità, di equilibrio, di pace interiore, vi ripeto, di lealtà, di rapporti solidi e stabili, ma soprattutto del rispetto, ovviamente, per ruoli e tradizioni, d'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente voi vi troverete di fronte proprio alla necessità, ovviamente, di effettuare comunque una scelta. Per quanto riguarda le tempistiche, la carta della fedeltà è legata ai giorni dall'8 al 14 agosto, quindi obiettivamente questa è proprio la logica del principio magico di sincronicità che proprio, vedete, guida tutte le stese tarologiche. Come potete vedere, le tempistiche di questa carta sono proprio successive, immediatamente direi successive appunto alla carta della riunione, quindi del ritorno, d'accordo? Quindi ovviamente vi ripeto, questa persona del vostro passato ritornerà, questo ritorno ovviamente vi renderà particolarmente felici, ovviamente noterete anche l'interesse da parte di questa figura centrale comunque rispetto all'intera stesa, quindi sarà una persona che comunque vi piacerà particolarmente, questo militare, ma sarete poi ovviamente chiamate a scegliere e vi ripeto a decidere chiaramente quale tra queste persone ovviamente faccia il caso vostro. Quindi ragazzi, ovviamente chi ha scelto questa seconda variante non si annoierà assolutamente, anzi avrete un'estate particolarmente ricca di comunicazioni, vedete, di incontri, addirittura un ritorno dal passato, la scelta addirittura tra due possibilità, quindi vi ripeto, ecco, avrete un'estate particolarmente focosa, calda e interessante, due persone ugualmente ovviamente interessate a voi, con due approcci completamente diversi, però ovviamente poi la scelta con la carta della fedeltà ovviamente spetterà unicamente a voi. Vi ripeto, focus importante il mese di agosto, con una energia ovviamente molto più forte, proprio inerente ad un'evoluzione molto più chiara, ecco, del vostro ambito sentimentale. Dunque, stesa, che dire, veramente molto bella, una stesa assolutamente positiva, una stesa ricca ovviamente in questo caso di più di una persona. Come sempre ovviamente ragazze, voi nel frattempo mettetevi come priorità, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, buona scelta, buon percorso karmico e a presto!